Quello che stai guardando è l'universo osservabile. Tutto l'universo che abbiamo osservato finora sembra una bolla, vero? Un eco dell'uovo cosmico che simboleggiava per gli antichi il nucleo universale. Ecco, la scienza nel corso degli anni ci ha sorpreso talmente tanto che più gli scienziati scoprivano e più ci rendevamo conto che ciò che scoprivamo era al di là delle aspettative per quanto riguarda 50 o anche 100 anni prima. Sulla base di questo, e se esistessero altre uova? Non necessariamente uno o altri universi a specchio dove esistono altre versioni di te, ma semplicemente altri universi con altri sistemi inafferrabili siti in condizioni che ancora non riusciamo a spiegare. E se tutto questo si distaccasse dalle narrazioni di fantascienza? Ebbene, sono molti gli scienziati che in questi anni se ne sono occupati. A quanto pare, gli universi paralleli non sono più solo una caratteristica di una buona storia di fantascienza, ma ci sono alcune teorie scientifiche che supportano l'idea di universi paralleli oltre il nostro. Tuttavia, la teoria del multiverso rimane tuttora per forza di cose una delle teorie più controverse della scienza contemporanea. Il nostro universo è infinitamente grande per il nostro concetto di grandezze, parliamo di centinaia di miliardi se non di trilioni di galassie, ma non basta dire questo. Per concettualizzare le grandezze cosmiche basta dire che, semplice, il nostro universo si espande in ogni direzione alla velocità della luce da 13 miliardi di anni. E quindi, come possiamo anche solo lontanamente pensare che esistano altri universi in espansione? È piuttosto bizzarro, no? Ebbene, non significa che non sia possibile. La fantascienza ama l'idea di un universo parallelo e il pensiero che potremmo vivere solo una delle infinite vite possibili. Tuttavia, il multiverso non è riservato solo a Dottor Strange. La vera teoria scientifica esplora e in alcuni casi supporta il caso di universi esterni, paralleli o distanti dal nostro che ci rispecchiano o meno, o che vivono indipendentemente dall'idea di un universo a specchio, e in questo video parlerò di questo. Torno ad aggiornare la mia playlist Scienza e Curiosità parlando di un tema che mi viene richiesto da sempre, oggi per la felicità di molti. Parliamo degli universi paralleli. Circa 13,7 miliardi di anni fa tutto ciò che sappiamo era una singolarità infinitesimale, quindi, secondo la teoria del Big Bang, questa singolarità, gonfiandosi più velocemente della luce, è entrata in azione espandendosi in tutte le direzioni in una minuscola frazione di secondo. E non voglio tornare sul modello del Big Bang che ho già ampiamente spiegato in questo video, parlando delle prove del modello del Big Bang, ossia della radiazione cosmica di fondo, dell'espansione stessa dell'universo che funge come prova empirica del Big Bang, eccetera. Ora, gli scienziati hanno capito una cosa, hanno teorizzato quella che si chiama inflazione cosmica, praticamente la singolarità da cui si espanse il Big Bang, aumentò in una frazione di secondo il suo raggio, e quindi il raggio dell'universo, di un fattore enorme, improponibile, che gli scienziati hanno stimato essere pari a 1000 miliardi di miliardi di miliardi di volte. Con il cosiddetto inflatone si dà il via al modello cosmico inflazionario, ossia alla teoria secondo la quale l'universo abbia attraversato una fase di espansione estremamente rapida dovuta ad una grande pressione negativa. E Space.com nel 2019 pubblicò uno studio dirompente dove spiegava come un universo in espansione potrebbe creare un multiverso, come la teoria dell'inflazione cosmica dovuta all'immensa
immensa e repentina espansione della singolarità del Big Bang possa aver dato vita ad altri universi. Quel misterioso processo di inflazione che donò la vita all'universo e il Big Bang hanno convinto alcuni ricercatori che più universi, cari amici, sono effettivamente possibili o addirittura molto probabili. Secondo il fisico teorico Alexander Vilenkin della Tufts University nel Massachusetts, l'inflazione non è finita ovunque nello stesso momento, non ha espanso solo il nostro universo, ma, aumentando il suo raggio in maniera così impensabile, nell'ordine di miliardi di miliardi di miliardi di volte, 3 volte miliardi, ha continuato ad espandersi anche esternamente, dando vita a quella che viene chiamata teoria dell'inflazione esterna. È semplice, è molto semplice, basta espandere i propri orizzonti, tutti questi super discorsi difficili per dire che molto semplicemente con il Big Bang non è nato solo il nostro universo, ma anche altri universi in una costruzione a bolla. Cosa c'è tra una bolla e l'altra? C'è l'iperspazio, ora non c'entra niente, di questo ne parleremo più avanti. Lo scienziato in questione, Alexander Vilenkin, ha scritto sul Scientific American che con la teoria dell'inflazione esterna si formano altri universi a bolla. In pratica, ogni massima allucinazione partorita dalla penna della maggior parte degli scrittori di fantascienza negli ultimi 200 anni potrebbe probabilmente, e rimaniamo nella sfera del probabile, essere possibile anche in scienza. Quegli universi bolla non possono mettersi in contatto tra loro perché continuano ad espandersi indefinitamente l'uno rispetto all'altro e quindi le informazioni rimangono isolate. Se dovessimo partire verso il bordo della nostra bolla, che magari è il punto di congiunzione, di contatto o semplicemente il punto più vicino ad un'altra bolla, non lo raggiungeremo mai perché il bordo del nostro universo si sta comunque espandendo alla velocità della luce e a questo punto si crea un paradosso invalicabile per la scienza. E qui, attenzione, ci sono 2 concetti da precisare. Ciò che è possibile in scienza ma che non è realizzabile per il nostro livello di tecnologia attuale e ciò che in scienza è impossibile. Raggiungere distanze interstellari pari a milioni o a miliardi di anni luce per noi attualmente non è fattibile, limitati dal nostro grado di avanzamento tecnologico, ma è possibile in scienza. Raggiungere fisicamente invece un altro universo a quanto pare è impossibile perché il nostro si espande in ogni direzione alla velocità della luce. Ma anche se potessimo raggiungere la prossima bolla, secondo l'inflazione esterna, il nostro universo familiare con le sue costanti fisiche e condizioni abitabili potrebbe essere totalmente diverso dall'ipotetico universo a bolle accanto al nostro. E vi spiego brevemente perché. Nel nostro universo, all'inizio dei tempi, come spiega Stephen Hawking, ci fu una battaglia fra materia e antimateria. Materia e antimateria quando si scontrano si annullano. Ecco, nell'universo primordiale c'era l'esatto numero di materia e di antimateria e quindi non si sarebbe potuto creare niente. Grazie ad uno scarto minimo di materia sull'antimateria, la materia ha cominciato a mangiare l'antimateria, dando vita al tutto per come lo conosciamo. In altri universi, chi può dire che abbia vinto questa battaglia? Magari esistono universi di antimateria sterili. La spiegazione di Vilenkin implica che in alcuni degli infiniti universi a bolle al di fuori del nostro potrebbero esserci altri osservatori intelligenti, com'è possibile che siano sterili? Anche se ci fossero però altre forme di vita, comunque ogni istante che passa ci allontaniamo da loro e non ci intersecheremo mai, quindi anche qui parliamone. Quando parliamo di altri universi o esseri extradimensionali, cosa intendiamo? Esseri che provengono, che comunicano con noi da altri universi, magari da universi dove non per forza la vita si debba essere sviluppata in forma materiale, o parliamo di esseri provenienti da altri piani dell'esistenza, come, che ne so, da altre dimensioni? Perché sono completamente 2 argomenti distinti. Io oggi sto parlando di universi paralleli e se parliamo di esseri provenienti da altri universi parliamo seriamente di cose al limite, ok? Non dico impossibili perché non è che io ho tutte le risposte, ma comunque al limite perché lo scambio di informazioni fra 2 universi ad oggi, secondo ciò che conosciamo, è impossibile. È probabile che esistano altre bolle, probabile, non che ne abbiamo le prove, è probabile che esistano altre bolle, ma comunque le leggi fisiche che conosciamo valgono nel nostro universo, negli altri non lo so, ma nel nostro universo sono valide. Quindi
A meno che tu non voglia mettere in piedi i teatrini e i convegni da clown che mixano Gesù con gli alieni, con gli angeli, Putin, Eldorado, i contattisti e i ricercatori fuffa guru dell'ufologia italiana, devi attenerti alle leggi fisiche del nostro universo. Perlomeno ci devi provare. Ecco. Io per esempio sono il più grande sostenitore dell'ipotesi extraterrestre in Italia associata al fenomeno degli UFO e ti spiego anche il perché. Perché semplicemente è l'ipotesi secondo me più scientificamente coerente che si possa proporre. Einstein ha teorizzato cunicoli spazio-temporali, il ponte di Einstein-Rosen che permette teoricamente ad un corpo, ad un'astronave che sia, di passare da un punto A ad un punto B nell'universo attraverso un passaggio di ordine superiore. Questo è scientificamente possibile, lascia stare che non è fattibile secondo il nostro avanzamento tecnologico attuale. Ma siccome esistono pianeti abitabili con milioni di anni di vita in più rispetto al nostro, secondo me è scientificamente coerente dire che alcune civiltà hanno imparato a viaggiare nello spazio bypassando le distanze interstellari invalicabili e inarrivabili del nostro universo. Cosa reputi più probabile? Attenzione, nessuno ha tutte le risposte quando si parla di argomenti di frontiera. Tutte e due sono teorie valide. Ma cosa reputi più probabile, attenzione a questa parola, probabile, che una visita ultraterrena provenga da altri pianeti o da altre dimensioni sotto forma non materiale quando non abbiamo minimamente la prova dell'esistenza di altri universi o altre dimensioni? E quando invece abbiamo però la matematica per affermare che saltare da un pianeta all'altro tramite un ponte di Einstein-Rosen è teoricamente possibile? Il rasoio di Occam, signori, è un principio che indica di scegliere tra più soluzioni ugualmente valide di un problema, quella più semplice. Sul mio canale YouTube era inevitabile che, parlando di universi paralleli, saremmo finiti a parlare di questo, voglio dire, è ovvio, e secondo me, applicare forzatura ad un argomento di frontiera come quello dell'ufologia, del paranormale o di visite ultraterrene è sbagliato. Io ho sempre, e dico sempre, affrontato ogni tematica di frontiera rispettando la scienza e le leggi fisiche del nostro universo, altrimenti sono dell'opinione che stare da questa parte dello schermo sarebbe fuorviante. Questo significa che l'ipotesi parafisica è da scartare? Assolutamente no, dal mio umile punto di vista però è semplicemente meno probabile. Esistono determinate teorie scientifiche coerenti che legittimano la possibile esistenza di altri universi e quindi, senza voler escludere niente, le possibilità a questo punto, signori, non è che sono infinite. No, sono infinite per ogni possibile universo esistente e ho trovato estremamente interessante parlarvene e affrontare la questione insieme a voi. La meccanica quantistica legittima l'esistenza di altri universi e, ci provo, vi prometto che cercherò di farvela semplice. La descrizione matematica delle particelle subatomiche in meccanica quantistica dice che sono possibili più stati di esistenza per minuscole particelle contemporaneamente. Una funzione d'onda racchiude tutte queste possibilità. Tuttavia, quando osserviamo effettivamente, stiamo osservando sempre e solo una delle possibilità, quella presente nel nostro universo. E questo non secondo Jimmy, il tuttologo di YouTube, ma secondo l'interpretazione della meccanica quantistica descritta dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy. Secondo la meccanica quantistica, noi osserviamo un solo risultato, uno di molti, quando la funzione d'onda collassa in un'unica realtà. Quindi, la meccanica quantistica non legittima solo l'esistenza di altri universi, ma anche l'esistenza di universi paralleli a specchio con infinite versioni di te che vivi altre vite in altri universi. So che questo potrebbe letteralmente trasformarvi il lobo frontale in SpongeBob, però, signori, è una possibilità. Il solo pensare che questa sia una possibilità è qualcosa di lacerante, qualcosa di destabilizzante che ti fa sudare il cervello. La disposizione ramificata in cui istante per istante il nostro universo percepito si ramifica in alternative quasi infinite, di cui noi siamo in grado di osservarne solo una, quella del nostro universo. Pensare che esistano università, teorie scientifiche, pensare che esiste una vera e propria letteratura dietro a questa roba mi fa sorgere la domanda:
e vi scandalizzate voi scienziati se persone di altri mondi hanno la tecnologia per giungere fino a noi? Cioè è assurdo, non trovi? La teoria di una visita extraterrestre, come dice anche Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, la teoria di una visita extraterrestre è quella meno incredibile di tutto il panorama scientifico internazionale. Cosa c'è da dire? C'è da dire, sempre citando il rasoio di Occam, che le idee più semplici sono le migliori e quindi alcuni fisici sostengono che non abbiamo affatto bisogno della teoria del multiverso. Non risolve nessun paradosso e crea solo complicazioni. Se invece parliamo di prove scientifiche, prove replicabili, e allora è un altro paio di maniche, perché non solo non possiamo smentire alcuna teoria del multiverso, ma però purtroppo non possiamo neanche dimostrarle. Al momento infatti non abbiamo nessuna, e ripeto, nessuna prova dell'esistenza del multiverso. E tutto ciò che possiamo vedere, sperimentare, provare e matematicizzare suggerisce che esiste un solo universo, il nostro. Adieu. Ci sono stati dei fraintendimenti nel 2020 quando degli strani neutrini vennero rilevati in Antartide. Alcuni ipotizzarono che lo studio della NASA a quel tempo rilevò la presenza di un altro universo. Ma che cosa si cela in realtà dietro a questa scoperta? In realtà non lo sappiamo ancora. Da tempo Ice Cube Collaboration individua e studia i neutrini.
particelle elementari senza carica e di massa piccolissima che interagiscono debolmente con la materia, prodotti nell'atmosfera terrestre dal Sole o anche da sorgenti extragalattiche. Ecco, vennero rilevati degli strani neutrini in Antartide mai visti prima che, secondo alcuni, secondo la rivista di quell'anno New Scientist, se confermati avrebbero potuto dare manforte a modelli cosmologici alternativi come la teoria del multiverso. La scoperta di questi neutrini vedeva protagonista Anita, un sistema in collaborazione con la NASA che usa antenne piazzate su di un pallone aerostatico sopra l'Antartide per catturare le tracce del passaggio di neutrini ad alta energia attraverso i ghiacci. Cosa successe nel 2020 e perché ne sto parlando? A gennaio 2020 un team di ricercatori del progetto ha pubblicato un articolo. Questo articolo della Cornell University in cui rendeva noto un piccolo numero di rilevazioni anomale che identificano neutrini con un'inclinazione strana e di cui gli scienziati non sono riusciti assolutamente a identificare una possibile fonte cosmica. Di solito tutti i neutrini che rileva Anita sono prodotti da fonti cosmiche. Sembra che questi neutrini rilevati in Antartide attraversino la Terra al contrario, come se si fossero scontrati prima con qualcos'altro. Da qui, però, a dire che sono state trovate le prove di una specie di sottosopra come in Stranger Things o di un universo parallelo fatto di antimateria in cui il tempo scorre al contrario per i media scandalistici, non c'è voluto molto. Anche se la scoperta diede molto lavoro da fare anche ai ricercatori che inizialmente non sono riusciti a spiegarsi questo fenomeno. La stessa Cornell University disse che, anche se non sono ancora arrivati ad una conclusione vera e propria, non sono ancora a livello di dover legittimare gli universi paralleli. La Cornell riferì che hanno riscontrato un piccolo numero di anomalie nei loro dati e solo una volta esaurite tutte le possibili spiegazioni all'interno del modello standard della fisica, solo allora sarà il momento di considerare altre idee che vanno oltre quei confini. Queste dichiarazioni non bastarono però a placare la foga degli appassionati che gridarono subito ad un possibile indizio per quanto riguarda il multiverso. Questo a riprova del fatto che questa teoria è talmente affascinante e talmente esplosiva che anche se non ci viene incontro la andiamo a cercare e chissà se un giorno il modello standard della fisica non sarà più in grado di definire la realtà che ci circonda. Per oggi, cari signori, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero di avervi stimolato alla ricerca e di avervi riempito la testa di input positivi. Se è così, mi raccomando, supporta il mio lavoro indipendente con un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!